Ciao, se hai aperto questo video sicuramente sarai curioso di sapere che cosa pensano gli italiani degli Stati Uniti e degli americani. Avendo diversi amici che sono stati almeno una volta negli Stati Uniti, ho pensato di fare loro una bella intervista facendo delle semplicissime domande. La prima, dove sono stati e perché, e la seconda, che si collega alla terza, dimmi 3 cose positive e 3 cose negative degli Stati Uniti. Seguitemi e buona visione. Io sono stato negli Stati Uniti 2 anni fa, quindi nel 2023, sono stato 10 giorni in totale facendo un itinerario classico, diciamo, della costa est. Sono stato a New York, Washington e Cascate del Niagara, quindi diciamo itinerario molto classico. Allora, premesso che era il 1988, era il viaggio di nozze, quindi c'era tuo padre. È stato un viaggio offerto da un mio cugino che abitava a North Caldwell, a 40 minuti da New York. È stato un viaggio molto bello, tra l'altro ero una ragazza, quindi per me l'America era una cosa grandiosa, come di fatto è. Abbiamo toccato alcune città principali quali New York, Washington, Philadelphia e Atlantic City. Allora, io sono stato negli Stati Uniti a partire dal 2022 e sono stato a New Orleans per 2 anni di seguito a novembre, Washington e New York. Sì. Erano 3 viaggi, New York e Washington insieme, tutte e 3 volte per lavoro, per partecipare a delle conferenze. Dopo New Orleans abbiamo fatto un mini road trip del Texas, quindi Austin e Houston. Poi sono stato a Pittsburgh, poi di nuovo New York dove ho fatto Capodanno e sono tornato in Italia. Alcune di queste città le ho viste in ambito più o meno lavorativo e alcune più da turista, come ad esempio New York, Austin, Houston e Pittsburgh. Noi siamo stati negli Stati Uniti per il viaggio di nozze, 2 settimane, e abbiamo deciso di fare un viaggio on the road, quindi in macchina, partendo da Los Angeles, poi attraverso diverse tappe ritornare di nuovo a Los Angeles. Abbiamo attraversato San Francisco, il parco dei Sequoia, degli alberi Sequoia, Las Vegas, Page, il Grand Canyon, un tratto della Route 66 e poi San Diego. È stato un bel viaggio, diciamo, una bella esperienza perché comunque abbiamo visto tante parti dell'America e abbiamo potuto vedere le differenze anche tra i diversi posti. Allora, io ho fatto 2 viaggi principali negli Stati Uniti, una volta puramente turistico, quindi ho fatto un po' un giro in New York, sono andata alle Cascate del Niagara, sono andata un po' in Virginia, South Carolina, ho girato un po', quindi puramente turistico. Invece la seconda volta sono andata per 8 mesi, ho proprio vissuto a Pittsburgh, in Pennsylvania, per ragioni di lavoro, sono stata lì 8 mesi a lavorare in università, quindi ho fatto 2 esperienze molto diverse tra di loro. Vediamo se sono diverse. Allora, me le sono segnate. La prima cosa che ho segnato delle cose positive che ho riscontrato riguarda le tantissime cose da fare, perché ovunque tu ti trovassi, ovunque tu andassi, c'era sempre qualcosa da fare, non ti annoiavi mai. Mi ha colpito in particolare la simpatia della gente che abbiamo conosciuto in Arizona. Infine, i panorami mozzafiato che abbiamo visto. Vabbè, c'è qualcosa in comune, però. Allora, innanzitutto a me sono piaciuti tantissimo i parchi naturali che abbiamo visto, quindi il Grand Canyon e i Sequoia. In generale penso tutti i parchi sono pensati in modo diverso dall'Italia. Tu entri con la macchina dentro questi parchi, poi li puoi esplorare a tuo piacimento, fermarti dove vuoi, vedere tanti punti, tanti scorci naturali, è comunque una bella esperienza da fare. E la seconda cosa è stata proprio l'avventura on the road in auto, perché diciamo l'America si presta, cioè soprattutto le zone che abbiamo visto noi, diciamo, si prestano a questa avventura in auto e potevi uscire in qualunque uscita autostradale e ci sono tutti i diner per fermarti a mangiare o i motel per dormire, quindi l'avventura on the road proprio la vivi diversamente di come la potresti vivere in Italia, dove invece diciamo devi andarti a cercare l'hotel, quindi entrare nei paesi, entrare nelle città. Invece lì c'è tutta a portata di mano, quindi sei sempre sulla strada e in qualunque momento puoi uscire, mangiare, dormire e poi rimetterti sulla strada. E in più puoi vedere mentre cammini tante cose particolari, i paesaggi, i campi coltivati. Questa è un'altra cosa positiva. E la terza si collega a questo aspetto e sono proprio le diversità che ci sono tra una città e un'altra, cioè tu passi dalla città
città con grattacieli enormi, la città diciamo ricca economicamente, a piccoli paesini colorati, a paesini che hanno aspetti un pochino più spagnoli, diciamo tante realtà. Se sentite qualche bambino piangere, non vi preoccupate, la bambina è una e loro figlia è ovviamente... neonato è stato aspettato. Sì, esatto. Cose che mi sono piaciute e vabbè, da una parte il punto di vista, cioè, economico, comunque se riesci a trovare un lavoro buono vivi tanto bene lì, perché poi il costo della vita paragonato allo stipendio è molto buono, hai la possibilità di fare tante cose che sono anche molto diverse da quelle che facciamo noi, quindi parlo ad esempio sport. Io mi sono innamorata degli sport americani, il football americano, l'hockey è stato super divertente, hanno questa concezione di spettacolo che è strana per noi, però secondo me quando la vivi lì è molto divertente. Cioè, anche secondo me la possibilità di vedere tante cose molto diverse tra di loro. Ogni punto dell'America, essendo così grosso, è molto diverso. Quindi New York vivi un certo stile di vita, di persone, vai invece in California magari completamente diverso, anche a livello di paesaggi, cioè hai tanto la possibilità di vedere cose diverse, conoscere persone diverse, come anche tante comunità diverse che si ritrovano poi nello stesso posto, quindi quello secondo me è una cosa positiva. Una cosa positiva è che già all'epoca loro erano già molto all'avanguardia rispetto a noi. Io ho visto cose che sono arrivate praticamente 10 anni fa da noi, come può essere, ti devo dire, i frigoriferi pazzeschi, la produzione da parte del frigorifero di ghiaccio, acqua particolare, il trita spazzatura all'interno delle cucine, oppure che ti devo dire l'aspirapolvere inserita nel muro che dà la possibilità a chi pulisce di spostarsi senza tirarsi dietro l'aspirapolvere e quant'altro. I mezzi molto efficienti, noi abbiamo fatto un viaggio in treno da New York a Washington in un treno pazzesco, comodo, dotato di tutti i comfort che un treno dovrebbe avere. Non ricordo se c'era una prima o una seconda classe, ma comunque dove ho viaggiato efficientissimo. Una cosa positiva è che essendoci tanta gente da tutte le parti del mondo, a livello anche di abitudini, di cibo e quant'altro, ti trovi bene perché c'è un po' di tutto. New York è grandissima, immensa, poi per una ragazza come me che non era stata da nessuna parte, io mi sentivo quando sono arrivata davanti alla Statua della Libertà dentro un telefilm americano. Meravigliosa, sono salita fino alla Corona. New York è una bellissima città, con tutti i pro e contro delle grandi città, rappresenta proprio l'essere internazionale assolutamente. Washington molto bella pure, ha più storia secondo me, altri colori però bella pure. Philadelphia mi è piaciuta tanto, Atlantic City è stato il momento in cui tu ti diverti, siamo andati a giocare al casino, io con le slot machine. A perdere. A ridere. Direi, diciamo, l'aria un po' che si respira lì di questa capacità veramente attrattiva che hanno nei confronti anche di noi europei, magari, nell'avere sempre questa attitudine propositiva nel fare le cose, nel facilitare la creazione di nuove cose. Questo poi porta anche alla seconda cosa positiva, è che magari l'economia è molto florida, molto positiva, insomma, in crescita, specialmente per ora, e questo lo si vede anche da tanti, magari dalle grandi città dove appunto è possibile trovare di tutto e di più. E poi direi, come terza cosa positiva, anche l'ambiente, insomma, che poi si viene a creare in città come ad esempio New York, che sono ambienti unici che non è facile anche trovare in altre città, e dove appunto c'è un ambiente multietnico, multiculturale, con anche magari il fatto che coesistono diverse realtà tutte insieme, e in città specialmente come New York si vede proprio probabilmente la voglia che c'è stata sotto di tutte le persone che l'hanno costruita in veramente poco tempo negli ultimi anni, e che è stata sempre vista forse anche come la terra delle opportunità e la terra un po' dei sogni, se vuoi. Cose che sono piaciute di più, allora devo dire sicuramente New York, città grande, palazzi, comunque è una città, è un sogno americano, tutti siamo abituati a vederla nei film, quindi è bello andarci almeno una volta nella vita secondo me. Anche Washington è una città molto bella, soprattutto la cosa che mi ha stupito è molto pulita, ma anche le attrazioni che ci sono lì, i musei tutti gratuiti, quindi totalmente accessibili a tutti. È una destinazione secondo me che ne vale la pena, puoi vivere comunque tante esperienze, la città è ormai diventata penso anche accessibile a tutti dall'Italia, comunque non è nemmeno così lontana, devo dire ci sono tanti voli che arrivano comodamente. Questo direi per un'esperienza di viaggio secondo me una decina di giorni può essere una meta valida da considerare.
Quello che secondo me è uno dei punti più grossi negativi dell'America è che magari è vero che ti spinge molto nel caso in cui tu voglia crescere, insomma, gli dà molte opportunità, però è anche vero che ti spinge molto anche al contrario, cioè che è anche difficile magari o uscire da situazioni un po' difficili, o comunque non c'è la stessa attenzione che magari ci sono in paesi europei come ad esempio l'Italia per i più bisognosi in qualche modo. Cioè, mi sembra come se ci fosse sempre una sorta di divario un po' più grande tra chi ha e chi non ha, in sostanza. Un'altra cosa che secondo me è negativa, specialmente per chi viene magari dall'Europa, è proprio una dei problemi di fondo forse di educazione alimentare in genere, anche in giro essere molto più spinti alla fine andare a mangiare e bere sempre prodotti molto che non fanno bene alla salute, in sostanza. Bevande molto zuccherate, cibi anche molto grassi, fritti, insomma, un'alimentazione molto, molto spinta in generale. Quando poi si passano mesi magari anche all'estero, diventa un po' anche pesante avere un'alimentazione un po' più consona o comunque simile a quella che abbiamo noi. Terza cosa negativa, un po' forse anche collegato a questi, che è vero che comunque c'è un ambiente multietnico molto forte, però è vero anche che poi, essendo anche una diciamo molto, molto grande come concetto, insomma, gli Stati Uniti, perché non si può poi identificare in una singola città magari, ci sono anche luoghi in cui non c'è questa grande accettazione del diverso, dell'altro, insomma, e questo aumenta ancora di più forse il divario che c'è tra gli individui. Cose negative, sicuramente la parte un po' sociale. Quando soprattutto vivi lì per un po' di tempo è difficile fare amicizia e gli americani sono tendenzialmente molto chiusi, fanno fatica ad accoglierti, stanno molto tra di loro, soprattutto magari se sei anche straniero, tendi quindi molto di più a stare con altri stranieri, non solo italiani però stranieri. Poi vabbè, un po' lo stile di vita dal punto di vista negativo, quindi cose che sappiamo, cibo molto grasso, la parte appunto un po' alimentare, e in base a dove vivi negli Stati Uniti anche i trasporti. Tu vivi in un certo posto che non sia New York oppure Los Angeles, Totalmente diverso dal tutto è sistema diverso, europeo. esatto. Su certe cose molto positive, ad esempio lì il car sharing oppure Uber, queste cose qua funzionano benissimo ed è fantastico, però di spostarti sempre per forza in macchina, i treni non funzionano, quindi abituati a un po' uno stile europeo è molto diverso. Un'esperienza negativa che ho vissuto è che mi hanno preso per portoricana, quindi un po' di razzismo l'ho subito, e sentendomi parlare in italiano, pensando, visto che sono bionda con gli occhi azzurri, che fossi portoricana, e si sono alzati e se ne sono andati. Io sono rimasta veramente molto male, mentre tuo padre, che è chiaro, veniva sempre scambiato per inglese, americano, ma lui non parla una parola di inglese, quindi le risate erano garantite. Una cosa che mi ha impressionato è che gli americani, sempre in linea generale per quello che ho visto io, bevono tanto, bevande gassate, tantissimo. Io, bevitrice di acqua, ho avuto difficoltà, mi caricavo i bidoni al supermercato perché anche i miei cugini andavano avanti a Coca-Cola pazzesche, latte, orange juice, cose insomma non proprio a me gradite. Bellissimo viaggio, 17 giorni in giro, chiaramente viaggio lungo, al ritorno ahimè perdita della valigia, questo è quasi un classico. È che anche lei vuole dire qualcosa, ma non era ancora nella pancia. La prima cosa negativa che ho segnato è il cibo, perché per quanto possa essere avvincente mangiare sempre patatine fritte, hamburger, pizza, diciamo che dopo una settimana lo stomaco non era proprio al top, ecco, quindi più che altro mangiavi sempre le stesse cose, ecco, non è che c'era una vastità di cose da mangiare. Poi il secondo aspetto negativo riguarda le lunghe distanze, perché essendo uno stato immenso, raggiungere un posto piuttosto che un altro, ecco, era davvero complicato, soprattutto in macchina. L'ultimo aspetto negativo riguarda l'esagerazione. Gli americani sono esagerati, loro hanno come unità di misura, come possiamo dire, la grandezza, non lo so, non so manco come Diciamo definirla. Che sono estremi. Esatto, sono estremi veramente. La singola bibita che da noi appunto è in una
bicchiere normale, Il ecco. 200 ml. Esatto, loro almeno mezzo litro, ecco. Basta. Questa è una cosa negativa della mia lista. Come lati negativi non saprei, magari un po' il cibo non è molto salutare, ma anche magari a certi quartieri non possono essere magari non sicuri, magari andando più in periferia, però come lati negativi, essendoci stato così poco, non saprei proprio avere un quadro generale della situazione. Cioè, anch'io ho messo l'esagerazione non solo per il cibo, un po' in tutto, anche nei modi di fare, nei modi di parlare, di urlare, di qualunque aspetto si nota l'esagerazione, anche nelle città. A Los Angeles, nella spiaggia, c'erano le palestre enormi mentre camminavi, tutto è più grande, più sfarzoso, va, ecco, in questo senso. Il secondo aspetto negativo che ho notato soprattutto nelle grandi città, in particolare a San Francisco, è il divario economico della popolazione, quindi passi da un quartiere dove vedi gente ricchissima e poi sulle strade ci sono i barboni che dormono, il tutto è come se fosse normale, cioè il tutto vive in una normalità. Tuo fratello ha detto questa cosa. Perfetto, immaginavo, anche perché lui ci aveva preparato e anch'io ho notato questo aspetto che fa davvero impressione, più che altro per come loro lo vivono con normalità, sia i senza tetto che le persone ricche. Il terzo aspetto negativo, che è un pochino una cosa più per ridere, sono le mance, perché noi in ogni ristorante in cui entravamo guardavamo il menù, $10, $12, ok, va bene, poi andavamo a pagare, pagavamo $25-30 a testa, andavi a guardare, erano tutte tasse, mance, servizio, con il cameriere molto insistente, molto invadente, che viene a salutarti a ogni pasto, a chiederti sempre come va, se ti trovi bene, se hai bisogno di altro, quindi Non per gentilezza, ma Esatto. perché Ecco. lo devi pagare. E allora poi abbiamo provato, così una chicca, abbiamo provato a non dare la mancia in un ristorante e non è finita molto bene, nel senso che il cameriere non ci ha neanche salutato quando ce ne siamo andati e il maître ci ha guardato male. Sai, su questo sono sicuro che tutti i miei studenti americani saranno d'accordo con voi, perché una cosa in comune è appunto che tutti i miei studenti americani dicono sempre questo, che le mance sono diventate assurde, che è assurdo che loro debbano pagare anche per un servizio magari che non è sempre il top. Esatto. E infatti quando vengono qui tutti quanti loro mi dicono: io sono contento di dare anche 5 euro, perché per me non è niente, ma per un italiano che prende 5 euro di mancia già è wow. Certo. Io vi ringrazio tanto. Grazie a voi, grazie a te di averci fatto ricordare, diciamo, il nostro viaggio. A presto.